Ero in teologia a Trento, il secondo anno di teologia, ed erano arrivati dal Russicum dei sacerdoti bizantini che celebravano la liturgia bizantina. Io già avevo in mente di andare missionario da qualche parte perché mi sembrava che eravamo in troppi. In un paese di 1200 animi c'erano 4 preti e allora dico no, forse è meglio andiamo ad annunciare Cristo un po' più lontano. Ma non avevo deciso ancora in che parte. La decisione mi è venuta proprio nell'assistere a questa liturgia bizantina, che per me era la prima volta e che non so quanto sentimento ci fosse, però anche questo può servire al Signore per i suoi scopi. E da allora mi è rimasto chiaro che io dovevo dedicare la mia vita per la Russia. Io pensavo di andare parroco in qualche paese della Russia e morire in Russia, invece sono arrivato a 90 anni e la previsione è che dovrò morire qui in Italia, ma niente di male. Che differenza c'è fra la liturgia bizantina e la liturgia latina, romana, come la conosciamo? La liturgia bizantina ha questo di particolare, che si attiene ad una tradizione, che è una mentalità che non è tanto razionalistica. La liturgia latina è essenziale. Una volta che si è detto una parola non si ripete. Invece la liturgia bizantina sente più l'influsso di una mentalità del Rinascimento, anche che vuole rendere le cose chiare e precise. Il pensiero bizantino e soprattutto il pensiero russo dice che la conoscenza è sempre una conoscenza integrale. La testa non basta per conoscere, bisogna interessare il cuore, bisogna interessare la volontà, bisogna interessare la vita. Perciò è tutta la vita, come dicevano fin dal 400 i padri, conosco ciò che diventa in me vita. Ha come preoccupazione di toccare la vita così com'è, perciò c'è l'incenso, ci sono i canti, fra il resto non si può pensare a una liturgia senza coro bizantina, no? Ci sono movimenti, è interessato cioè a colpire l'essenzialità dell'uomo. La Pasqua anzitutto è la prasnico, come la chiamano, la festa delle feste. In Occidente, se domandassimo a un cristiano qual è la festa principale dell'anno, direbbero tanti il Natale. In Russia, nessuno viene in mente in Russia perché la Pasqua concentra proprio l'attenzione sia per i riti che la precedono, sia per l'ampiezza della liturgia pasquale che dura parecchie ore ed è anche lì molto, a un certo momento i fedeli si abbracciano e tutti si abbracciano, annunciano Christos voskres, Cristo risorte e con questa preghiera si abbraccia uno all'altro, no? Tanto è vero che si dice quando ma tu ti sei ancora cristianizzato, che vuol dire non vi siete ancora abbracciati, perché nel periodo di Pasqua, quando uno si incontra per la prima volta, deve dire Christos voskres, l'altro risponde sì, è veramente risorto e si baciano. Questo è come lo chiamano un cristianizzarsi, senza pretese di sacramento tale, ma è il saluto. E tanti altri riti che sottolineano come la Pasqua, dovrebbe essere così, è veramente la festa delle feste ed è recepita sia dal popolo come dalla teologia, come dalla persona, come la festa delle feste. Noi cristiani oggi, in un mondo un po' disorientato, dove sono state perse tante idee chiare, come possiamo vivere la Pasqua oggi? Cos'è che dobbiamo riscoprire e riaffermare? Devo dire una cosa, noi quest'anno durante la settimana per l'unità delle chiese, ma si può dire per tutto il mese di gennaio e in parte di febbraio,
quasi quotidianamente si andava a celebrare una divina liturgia, come la chiamiamo, in qualche parrocchia o in qualche associazione. E mai come questi anni abbiamo visto come la gente sia stata attenta e soddisfatta. Ci è capitata per la prima volta, direi, che quasi tutti, che dura un'ora e un quarto, un'ora e mezza la liturgia bizantina, no? Si fermavano la gente, ma perché spiegateci? Sono stati commossi e impressionati benevolmente da questa liturgia. Vuol dire che pensiamo che è una liturgia che praticamente dal secolo VI in poi non ha cambiato nulla. Non ha bisogno quindi di inventare chissà che cosa, quali tecniche per attirare, no. Per se stessa è un fatto che attira la gente e parla al cuore, alla mente, al sentimento, a tutto quanto, insomma. Pensa che ci sia una rinascita, un nuovo desiderio di poter vivere dei momenti liturgici intensi? Io lo spero, perché ciò che non vedo con molta simpatia è tanta inventiva per attirare, inventano delle cose che non so, che non hanno per sé nulla a che fare. L'intenzione è buona, ma non si va al cuore della questione. Il cuore della questione è la presenza di Cristo. E la liturgia bizantina non ha bisogno tanto di inventare per inculcare e sottolineare questa presenza di Cristo nella liturgia, no? Sia i canti, sia la ripetizione delle preghiere, tu che sei presente in ogni luogo, in ogni cosa, riempi, parte così, no? Vieni, abita in noi, purifica le nostre anime, cioè Cristo è presente in ogni momento e tutto è rivolto a Cristo, no? Prendere come l'esempio per andare al cuore della questione e di non credere di inventare delle immagini o delle strategie, delle tecniche per aiutare, no. Per attirare, sì. La messa come sé è grande e immensa per sé, basta arrivare al cuore, alla presenza di Cristo, che è la risposta a tutto il bene dell'uomo, no? Io ripeto sempre la preghiera con cui si inizia, che è bellissima. Tu che sei presente in ogni luogo ed ogni cosa porti a compimento, vieni e perdona i nostri peccati e salva le nostre anime, no? Tu che sei presente in ogni luogo ed ogni cosa porti a compimento. È questo che noi vogliamo che si capisca, che Cristo non è semplicemente oggetto di una devozione, no? Cristo è il tutto per tutti. Che porta a compimento. Che porta a compimento ogni cosa. E normalmente la gente giudica il valore della messa da come si predica. Ma il valore della messa non dipende dai preti, e neanche dai frati, e neanche dai vescovi, e neanche dal Papa. Il valore della messa dipende da Cristo, che è lì persona, che vuole unirsi a me, dall'amore di Cristo appassionato proprio per me. E a questo argomento che io credo che sia meno invenzione e più essenzialità e più umanità, perché l'uomo ha bisogno di Cristo. Le icone, la bellezza del rito, i profumi dell'incenso. L'icona cosa ci dice? L'icona per se stessa è come la ragione, cioè la ragione dicono è anonima, ma antinomica e sobornica dicono, è anonima, cioè l'icona non vuole definire, ma vuole spalancare il cuore e la mente dell'uomo all'infinito. C'è la prospettiva contraria, no? Mentre normalmente un quadro tende da una visione larga per arrivare a un punto, invece la prospettiva delle icone è sempre contraria, cioè è spalanca. Non si può definire un'icona come non si può definire esaurientemente una verità, perché la verità è mistero, il mistero è profondo all'infinito. Mentre noi occidentali abbiamo la preoccupazione di definire, la liturgia bizantina e la mentalità vuole spalancare, perché appunto la conoscenza è antinomica, è apparentemente contraria, apparentemente, no? In questo modo però è molto ricca. C'era un santo russo che dice: quando guardo la Madonna, se sono contento sorride con me, se sono triste piange con me, cioè l'icona si perfeziona attraverso il mio sguardo.
perché è in grado di recepire, non è una definizione del mistero, è un'apertura al mistero, è molto più bella la cosa. È per questo che davanti a Licona non ho preoccupazione di capire, di lasciarmi ferire dalla luce che viene da Cristo, no? Di spalancarmi alla verità e non di definirla con le mie idee. Le idee creano gli idoli. È lo stupore che ci fa capire, dicono gli orientali. San Gregorio di Nissa, questo nel IV secolo, è lo stupore che ci fa capire. Lo stupore non è qualche cosa di sentimentale, ma è l'apertura totale dell'uomo di fronte alla verità. L'icona è proprio questo aiuto a guardare la verità per quello che è. E allora la si vede sempre in senso ultimamente positivo, perché una delle tentazioni d'oggi è questa di lasciarsi impressionare dall'eccessivo valore del male. No? Il male, impera il male, come si fa andare avanti, no? Ma uno che è abituato a guardare l'icona non è soprattutto impressionato dal male, ma soprattutto impressionato dal bene. La presenza di Cristo c'è ed è un valore infinito. No? E la passione di Cristo per me la posso sperimentare sempre. Cioè la fede domina quello che il Papa continuava a dire, che Cristo non è soprattutto una serie di dogmi o una serie di norme morali, ma è soprattutto un amore che si esprime e che vuole invadermi. Così è l'icona vuole spalancare il mistero a me. Non posso dire quindi, quando vedo un'icona della Madonna, che età ha quella Madonna lì? No, non ha età, no? O che è orientale, occidentale, come fa fusione, no? È un'altra cosa, no? È la Madre di Dio. Esprime il mistero più che i particolari del mistero. È per questo che è molto educativa. Pensiamo che fino al 1000 l'arte sacra era quasi totalmente iconica, no? Poi abbiamo un po' perso e con l'andare del tempo è più il particolare messo in un quadro, cioè si è attenti a un particolare più che all'essenziale. Mentre l'icona, oltre che antinomica, è subornica, cioè subornica vuol dire comunionale, ha bisogno dell'altro per poter essere capita. È per questo che l'icona si capisce pregandola insieme, perché appunto altrimenti c'è sempre il periodo che predomina il mio pregiudizio. Se ci sono gli altri, mi sento parte dell'altro, illuminato dall'altro, aiutato dall'altro. Io ho bisogno dell'altro per capire. La mia testa da sola è sempre limitata. Basilio dice appunto che il peccato fondamentale è l'orgogliosa autonomia. E lo ripeto ultimamente un grande filosofo, Florensky, che ha una bellissima espressione che dice: la verità quando si esprime è amore e l'amore quando fiorisce diventa bellezza. E la santità cos'è? Bontà? No, anch'io sono buono. Posso dire Dio è buono, insomma, no. La santità è bellezza, è la verità che è diventata amore e l'amore che fiorisce al massimo diventando bellezza. Oggi come possiamo non perdere questa tradizione? Ecco, uno dei grandi guai della nostra cultura è che abbiamo perso una tradizione, anzi una delle cose dice, ma andavo in chiesa, ma andavi per tradizione, come fosse una cosa, ma andare per tradizione vuol dire andare con maggior consapevolezza, e vuol dire che non vado secondo il mio semplice e individualistico criterio, ma tengo conto di tutta una cultura che mi ha preceduto e mi ha formato e di cui io sono impastato. Quindi la tradizione è uno dei valori che è sottolineato dal pensiero bizantino, la tradizione non è un male. Ma non è che uno deve fare perché l'hanno fatto gli altri, ma devo imparare da tutto quello che c'è stato prima di me, imparare da tutti, perché allora soltanto io divento un uomo, sono sempre un individuo, ma l'individuo è sempre una persona che non è mai saggia. Per essere saggi bisogna essere in rapporto con gli altri. Ныне присно и во веки веков.
che lei padre fa ai cristiani oggi in questo giorno di Pasqua? Io vorrei tenere il pensiero di Florensky, cioè che la verità non può essere tale se non si esprime in amore. Perciò quando non interessa il cuore quello che dico, è oltretutto una falsità, sempre. Per essere vera, la verità ha bisogno di aderire al cuore, ha bisogno dell'amore, e Cristo è tutto amore, perché no? Inoltre questo amore non è mai sufficientemente raggiunto, tende sempre a una grande altezza, ed è la bellezza. Bisogna domandare al Signore la grazia di essere belli, cioè di far trasparire da una persona la propria fede, in modo da contaminare anche gli altri con la nostra. Il santo infatti non è una persona buona, ma è una persona bella. No, non si tratta di mettersi dei belletti, naturalmente, no? Ma come dice un russo, dice, non è mai successo che uno si sia convertito senza aver intravisto negli occhi di un altro il volto di Dio.